reddito di cittadinanza. Novità shock. Ecco cosa accade tra qualche mese. Dal 1 gennaio 2024 le medesime tipologie di cittadini potranno fare domanda per l'assegno di inclusione, parte del DL Lavoro che presenta una forma di assistenza economica simile all'RDC di importo non inferiore a 480 euro annui e non superiore a 6.000 euro annui a seconda della condizione del nucleo familiare. In questo caso è previsto un limite ISEE di 9.360 euro. Per chi vive in affitto può essere previsto un importo fino a 280 euro al mese. È concepita la forma di scala di equivalenza già adottata per altre forme di supporto economico da parte dello Stato, ad esempio se il nucleo familiare risulta essere composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure se sono presenti disabili che non presentano una condizione di autosufficienza. L'assegno di inclusione spetta in ogni caso a tutte le famiglie che hanno al loro interno una persona con almeno 60 anni d'età, un disabile o un minorenne. Assegno unico sopra i 21 anni. Dal 2024 si può fare. L'assegno unico universale spetta a tutti coloro che hanno figli a carico fino a 21 anni, indipendentemente dal valore dell'ISEE. Questo ne influenza l'importo mensile ma non ne condiziona l'accesso. Il limite dei 21 anni non vale solo per figli disabili, per cui non esiste un limite di età. Ma siccome il tetto massimo dei 21 anni a volte è limitante, soprattutto quando si ha un figlio che ancora studia, il governo starebbe pensando di innalzarlo. La notizia trapela da Il Sole 24 Ore di martedì 10 ottobre, che paventa l'ipotesi di sfondare la soglia anagrafica dei 21 anni per i figli che rimangono a carico. Questo consentirebbe di andare incontro ai nuclei in cui i genitori sostengono ancora le spese per l'istruzione universitaria e post-universitaria dei figli, che non sono economicamente indipendenti. Togliendo il tetto dei 21 anni si aiuterebbero così le famiglie che hanno figli studenti e che quindi devono sostenere ingenti costi per permettersi l'università. Carta acquisti 80 euro. Chi la prende a ottobre 2023? Carta acquisti per pagare le bollette, fare la spesa e comprare farmaci e parafarmaci. Gli 80 euro arrivano a ottobre? La carta acquisti spetta solo a due categorie di cittadini. Quelli con figli sotto i 3 anni. Gli over 65. A entrambe le categorie sono richiesti requisiti molto stringenti, tra cui un ISEE entro i 7.640,18 euro. I pagamenti avvengono ogni 2 mesi, pertanto le ricariche sono bimestrali. Ma quando arrivano? C'è speranza che la ricarica arrivi a ottobre? Tuttavia, c'è la possibilità che una parte dei beneficiari riscuota anche a ottobre e che pertanto nei prossimi giorni possa ricevere 80 euro. Si tratta esclusivamente di coloro che a settembre non hanno avuto la ricarica. Poste Italiane deve rimettersi in pari e quindi paga adesso. Già è successo quest'anno. La ricarica della carta acquisti programmata per gennaio, per esempio, è slittata a febbraio per coloro che hanno presentato l'ISEE a fine gennaio. Anche ad aprile e a giugno scorsi una parte dei beneficiari ha ricevuto gli 80 euro che non aveva riscosso rispettivamente a marzo e a maggio. La ricarica nei mesi pari, dunque, non è un caso così strano ma riguarda solo coloro che a tempo debito non hanno ricevuto l'accredito. 500 bonus in arrivo entro il 30 novembre 2023. A darne l'annuncio è l'ente bilaterale del terziario della Campania che ha dato il via libera all'invio delle domande a partire dallo scorso 2 ottobre. L'ente, costituito a livello locale da Confcommercio e i sindacati Filcams CGIL, Fisascat CISL, Wiltups, ha come obiettivo l'erogazione di prestazioni del welfare territoriale. A tal proposito, per sostenere parte del costo dell'istruzione dei figli dei lavoratori campani che operano nel settore terziario ha stanziato 50.00,00 euro. Ma vediamo tutti i dettagli del bonus da tempo e come presentare domanda. Bonus 100 euro lavoratori Campania. A chi spetta? Bonus 100 euro. È questo l'importo che sarà erogato a chi farà domanda a Ebiter Campania e presenta i requisiti. Il bonus servirà per sostenere il costo per l'acquisto di libri di testo o di materiale didattico. L'aiuto approvato dal Consiglio direttivo dell'Ebiter va incontro alle famiglie per tutelare il loro potere d'acquisto in questa fase difficile di rialzo dei prezzi.
Il bonus riguarda l'anno scolastico 2023-2024 e spetterà ad un solo genitore per famiglia. 2 genitori entrambi iscritti a Ebiter Campania non potranno quindi far domanda. Verrà riconosciuto per un solo figlio regolarmente iscritto alla scuola secondaria di primo o secondo grado. Al bonus potranno accedere i lavoratori dipendenti delle imprese del terziario, distribuzione, commercio, servizi, con sede in Campania in regola con la quota di contribuzione all'Ebiter di almeno 12 mesi. Lo stanziamento di 50.000 euro consentirà di erogare, entro la fine del mese di novembre, 500 bonus che saranno assegnati seguendo il criterio cronologico nella presentazione delle domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Per inviare domanda resta ancora poco tempo, i termini scadono domenica 22 ottobre 2023. Montebelluna Treviso, scontro tra furgone e bus, 2 morti e 3 feriti. A Montebelluna, in provincia di Treviso, un furgone e un bus di linea si sono scontrati frontalmente. Il bilancio del drammatico incidente è di 2 morti e di 3 feriti. Le 2 persone decedute e il ferito ricoverato in rianimazione si trovavano sul furgone. Lesioni meno gravi per l'autista del pullman e uno dei 6 passeggeri a bordo. Francia, allarme bomba, evacuati il Louvre e la reggia di Versailles. Allarme bomba in Francia alla reggia di Versailles e al museo del Louvre. Entrambi i siti, meta di milioni di turisti, sono stati evacuati e chiusi per tutta la giornata. Nel paese l'allerta terrorismo resta elevatissima dopo l'attentato che ad Arras, nel nord della Francia, in cui è morto un professore. Grazie per la visione. Non dimenticare di iscriverti al canale per ulteriori notizie.